Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è da un po' che non facevo un tutorial, lo so, mi dispiace, ma perché mi serviva un audio buono, un video buono. Questo è l'audio del microfono Blue Snowball, ciò, quando serve, serve. Ma non tergiversiamo e passiamo subito al tutorial di oggi. Nel tutorial di oggi vi spiegherò come creare l'effetto Stro Motion, detto anche eco o qualcosa del genere. Vi manderò qualche clip per farvi capire bene di cosa si tratta. Praticamente consiste nel far lasciare al soggetto in movimento una sorta di eco del movimento che fa. È molto bello quando ci sono tipo degli sport tipo skateboard, sci, snowboard o anche parkour per esempio, perché mostra proprio la sequenza che fa il soggetto. Se non avete delle clip vi lascerò un pacchetto di Mediafire in descrizione, quindi voi andate, scaricate e niente, io vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, possiamo iniziare con il tutorial. Prima di tutto dovete importare la clip in After Effects. Se non avete clip sulle quali lavorare, vi posso lasciare alcune clip in descrizione, ovviamente in free download. Facciamo play su questa clip e possiamo vedere che ha un piccolo accenno a una slow motion, il che è molto favorevole perché la slow motion di solito si accompagna alla slow motion. Una cosa che voglio fare però per questa clip, che non è essenziale, è flipparla orizzontalmente, perché credo che da sinistra verso destra sia più bello a parer mio. Ma lasciando stare queste cretinate, iniziamo con il tutorial. Quindi selezioniamo il nostro video di base, abbassiamo l'opacità premendo T al 50% e la duplichiamo un po' di volte, quante vogliamo, tipo 7 o 8. Poi disabilitiamo la vista a tutti quelli che abbiamo, quelli nuovi che abbiamo creato, lasciando solo quello di base, del quale riporteremo l'opacità al 100%. Poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abilitare la vista al primo, a quello subito sopra, e andiamo a selezionare un fotogramma che vogliamo frizzare, che potrebbe essere questo. Poi non dobbiamo fare altro che tagliarlo dietro, fare il tasto destro, time e freeze frame. Questo è quello che dovremo ottenere. Poi abilitiamo la vista su quello sopra ancora, andiamo a selezionare un altro frame che potrebbe essere questo qua, tagliamo dietro, tasto destro, time, freeze frame. Poi riabilitiamo e continuiamo così finché non avremo finito. Se avanzano delle clip possiamo selezionarle e eliminarle. Poi selezioniamo tutti i video con Ctrl All o Command All e riportiamo l'opacità al 100%. Se in questo momento facciamo play, vediamo che il video è un po' fatto male. Quindi per ovviare questa cosa andiamo dove inizia il primo freeze e prendere lo strumento penna e fare una maschera attorno al nostro soggetto. Se adesso andiamo a isolare il soggetto, vediamo che la parte tra le gambe è ancora presente, ma c'è sempre una soluzione, quindi dovete semplicemente creare un'altra maschera al suo interno e premendo M sul livello impostare la modalità di fusione sul sottrai di quest'ultima. Premiamo F e spostiamo la sfumatura a 3 o 4, dipende molto dal video. Ora andiamo a vedere che cosa sta succedendo e ci accorgeremo di questo. Volendo potremmo anche fare una maschera sull'ombra per rendere l'effetto un po' più realistico, ma io per il momento lo lascerò così. Poi andiamo avanti e facciamo la stessa cosa con tutti gli altri freeze. Un consiglio che vi do è di attivare lo strumento Roto Bezier, che vi crea questa specie di onda automatica che rende il tutto più smussato. Una volta finito possiamo selezionare tutte le clip e richiuderle. Se adesso andiamo a vedere
come sta avvenendo il nostro video, ci accorgeremo che l'effetto è praticamente fatto, ma possiamo ancora fare qualche piccolo accorgimento. Per esempio possiamo rinominare tutti i nostri file dando dei nomi, diciamo, abbastanza riconoscibili, e possiamo anche selezionarli e cambiare il colore dando un giallo, per esempio. Per rendere il tutto ancora più omogeneo, perché noi non ci accontentiamo mai, facciamo un nuovo adjustment layer e lo rinominiamo color grading, cioè per dare un po' di stile. Io generalmente nelle slow motion preferisco desaturare un po' il video, quindi applico una tonalità saturazione e vado a desaturarlo, forse un po' troppo. Di solito faccio tipo meno 40 o giù di lì, diciamo. Adesso faccio meno 30 perché mi sembra adatto. E applichiamo anche delle curve, perché le curve di solito si applicano sempre perché le reflex tendono sempre a omogenizzare il tutto, cioè alzare le ombre e abbassare le luci. Quindi noi agiamo facendo sempre una piccola, magari forse troppo forte, onda di contrasto. Ecco, questa è troppo forte, quindi mi basta aggiustarla un po', e il prima e il dopo è abbastanza consistente. Poi facciamo tutte le regolazioni che vogliamo, possiamo applicare dei livelli per rendere l'effetto un po' più gradevole. Possiamo anche applicare del noise, del disturbo, che è un effetto abbastanza carino, quindi lo trasciniamo. Io di solito metto tipo 2 di amount, che genera una piccola grana. E per ultimo, nuovo solido nero, letterbox, crea dimensioni in composizione, applico il letterboxer, che è un plugin nel pacchetto Magic Bullet Frame. Selezioniamo on transparent 2,35 ultra anamorphic, e ci basterà fare un semplice play per vedere che possiamo ovviare facendo un'altra cosa. Ci basterà creare un nuovo oggetto null, selezionare tutti i nostri freeze e il video di base, imparentarli al nostro null e spostare in basso il null. Aiutiamoci anche con il parametro position, e rendendo anche trasparente il video lo spostiamo in giù sfruttando appunto le letterbox, che ci permettono di di isolare meglio certi spazi. Quindi ci basterà fare un ultimo play finale e questo è l'effetto slow motion. Bene, adesso che il tutorial è finito, vi ricordo che se create un effetto slow motion e me lo lasciate, se create l'effetto appunto e lo caricate, me lo mettete come video risposta, io oltre a farvi un bel feedback positivo e un commentino forse, potrei metterlo alla fine del prossimo video, chissà. Quindi se riuscite a fare l'effetto, postatemelo come video risposta. Seguitemi su Facebook, su Twitter se volete, ma non so perché ho dei problemi su Twitter, però boh, fatelo. E niente, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!